Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Ariete, tendenze energetiche e spirituali per il secondo semestre del 2024. L'appeso e l'imperatore, amici dell'Ariete. Sembra quasi che in questo semestre prenderete le cose da un'altra prospettiva, perché l'appeso mi dice che è come l'opportunità di vedere le cose appunto da un altro angolo, da un'altra prospettiva, ma ho anche la sensazione che qualcuno vivrà un momento semplicemente di tranquillità dove mm, come vi posso dire, assesterà quello che si è costruito. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per approfondire la lettura. Trovate il link alle previsioni sia dell'estate che per il primo semestre del 2024 e poi ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Questa è una lettura di 4 che usciranno per il prossimo semestre. Una è già uscita, quella generale, e poi ce ne saranno altre due, una sull'amore e una sul lavoro. Bene, andiamo a vedere l'appeso, ragazzi. L'imperatrice. Che interessante perché qui abbiamo appeso imperatore e qui abbiamo appeso imperatrice. La regina di spade. Dieci di coppe. Dieci di spade. Il carro. E la temperanza. Che interessante, che interessante. Allora, qui ho come la sensazione che qualcuno non sappia bene come comportarsi o con una persona specifica o in una determinata situazione. Ehm, Devo dire che un po' il tema, ho come la sensazione che sia perdonare qualcuno, e potreste anche essere voi, e con queste due carte trovare una via di mezzo tra la vostra parte, diciamo così, più amorevole e la vostra parte più dura. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Partiamo da questo appeso. Io qui sento che c'è una sorta di peso, mi viene da dire. Ehm, Potrebbe essere, visto, considerato che qui abbiamo due figure che archetipicamente rappresentano i genitori, questo appeso io lo sento un po' come ehm, un'eredità familiare inerente al sacrificio. Cioè è come se aveste l'idea di dovervi sacrificare in una situazione, in una relazione, al fine di ottenere qualcosa. È anche una carta di perdono, come vi ho detto prima. Andiamo a vederlo.
Sì, 3 di spade e regina di bastoni, quindi qui ci potrebbe essere qualche tema da dover perdonare che magari ancora fa vibrare una ferita. Allora, il 3 di spade normalmente è una ferita fresca, non è una ferita datata, ok? Quindi se non avete ancora ricevuto, diciamo, la botta, potrebbe arrivare nei prossimi 6 mesi, ma qui vi servirà per elaborare il perdono, da un lato come se foste una madre, come se foste un genitore, dall'altro lato potrebbe essere proprio la mamma da dover perdonare, per qualcuno. Andiamo a vedere questa imperatrice. Cavaliere di denari, 3 di bastoni e mago. Io qui ho la sensazione che, allora, per qualcuno vuol dire imparare a diventare una mamma per se stessi, per qualcun altro, ripeto, il discorso è intorno alla propria madre, o magari anche intorno alla maternità, e maternità non solo come figli, ma maternità anche nel senso di creare qualche cosa. Però io qui ho come l'idea che dobbiate un po' trasformarvi piano piano, perché comunque abbiamo un cavaliere di pentacoli che è un'energia prudente, è come se piano piano doveste iniziare a guardare il futuro come avrebbe fatto la vostra mamma. Sto facendo un lavoro in questo periodo, stiamo guardando i traumi infantili e come diventare genitori di se stessi nella sezione degli abbonati, ed è un po' il tema che sento qui, è un po' come mi occupo di me stessa o di me stesso, come mi nutro, come diciamo vado verso l'espansione. Fatemi sapere poi nei commenti. Andiamo a vedere la regina di spade. Qui abbiamo un 2 di bastoni, qui abbiamo un 3 di bastoni, qui abbiamo un re di denari. Allora, io qui sento che allora, la carta dell'imperatrice è una di quelle figure archetipiche che nutre i figli, nutre la prole, ma è anche una di quelle energie di polso. Diciamo, li protegge anche un po' troppo alle volte, e con questa regina di spade sento che il messaggio qui è un po' siate rigidi, siate determinati, come vi posso dire, schiaritevi le idee sugli obiettivi e i progetti che volete portare avanti. Qui abbiamo anche un re di pentacoli, vi dico che ci potrebbe essere un viaggio, un progetto, un qualche tipo di ehm, questione da organizzare o affrontare con questo re di denari, che di per sé è una bella carta, una carta di generosità. Però l'idea qui che ho è di mettere delle regole. E anche l'imperatore effettivamente qua mi parla di regole. Come, ok, prima osservo tutto, perdono la persona per quello che è stato, perché tanto ormai il passato è andato, però da qui in avanti, piano piano, si costruisce la vita, la situazione o la relazione in un altro modo, in un modo più ricco, in un modo più prospero. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Se non è la relazione, perché comunque è una lettura di crescita spirituale, potrebbe essere il vostro carattere che ha bisogno di essere un po', mi viene da dire irrigidito, ma non nel senso di... Sì, anche quello, anche un po' raffreddarvi. Cioè ci sono certe volte dove bisogna imparare a diventare la regina di spade. Cioè, so che quella persona lì mi fa male, so che si comporta male, boh, senza sentimentalismi, bisogna lasciarla indietro perché non serve all'evoluzione della mia anima. Oppure potrebbe anche essere che, non lo so, magari sono più i momenti di dolore che i momenti di gioia, uno a un certo punto calibra e poi dice ascolta. Però qui è come se ci fossero da mettere delle regole, fare anche molto ha a che vedere con l'alimentazione, e non lo so perché, ma mi parlano di nutrizionista, quindi magari per voi potrebbe essere importante anche rivedere tutto quello che è l'ambito del cibo. Sapete, no, che attraverso il cibo si fa chimica con il corpo,
e si muovono le energie letteralmente, è il principio della medicina tradizionale cinese, no? Andiamo a vedere il 10 di coppe e anche della macrobiotica. Eremita, e 4 di coppe. Io ho la sensazione che il 10 di coppe può rappresentare sia la famiglia, un gruppo lavorativo, un gruppo di amici, quindi usate, diciamo, la traduzione che si adatta di più alla vostra realtà, però ho come la sensazione che qui non ci sia un senso di completamento, manchi un senso di completamento, ma in effetti è come se vi dicessero bisogna dirigerlo questo completamento. Il punto qual è? Che prima voi stessi dovete fare una sorta di introspezione, potrebbe anche essere proprio il perdono di voi stessi, perché c'è come qualche tipo di possibilità, di alternativa, di nuova proposta che non si vede. È come se non si vedesse la visione di insieme qua. Andiamo a vedere il 10 di spade. Sì, è come se ci fosse una sorta di paura a lasciarsi indietro, ehm, a essere determinati, mi viene da dire. Perché il 10 di spade in realtà è una bella carta, perché è la fine della sofferenza di questo 3. Ok? È un 10, è una carta di chiusura ciclo, e io ho come la sensazione che qualcuno stia aspettando l'indipendenza, mi viene da dire, l'autonomia, un'eredità potrebbe essere per qualcuno. Sì, sento che qui si parla di autonomia, indipendenza, fare le cose da soli, pensare le cose da soli, essere determinato, ma anche proprio nei confronti di voi stessi, cioè nel senso che cosa... Perché qui vedo proprio due lati della medaglia. Da un lato la mamma comprensiva con questa imperatrice che nutre, che sostiene, che protegge, e dall'altro quella che semplicemente fa quello che deve essere fatto e punto. E qui è come se ci fosse la, la fine di qualche ciclo di sofferenza perché si diventa più indipendenti, si prende in mano il proprio potere personale. Andiamo a vedere il carro. Ops. Regina di spade, effettivamente, e asso di coppe. Wow. Sì, ragazzi, io sento che imparerete proprio in questo semestre tutto quello che vi succederà, che vi dico, potrebbe essere una delusione da parte di una persona. Per quello che riguarda la salute io dico praticamente niente, perché so che la mente è potente, ci si autocondiziona, ma vi do giusto un accenno, poi prendete sempre tutto quello che dico con le pinze. Potrebbe essere, ragazzi, che qualcuno in questo semestre debba subire un'operazione. Potreste essere voi, ma potrebbe anche essere qualcuno della vostra famiglia. Ed è quello che smuoverà tutto questo movimento di equilibrio o riequilibrio di quello che sì devo fare per nutrire gli altri, ma anche me stesso o me stessa, e di quello che sì devo fare per quello che c'è da fare, cioè nel senso a un certo punto bisogna farsi venire il pelo sullo stomaco, è un po' il senso di questa regina di spade, no? E qui anche è un po' come, ok, c'è un nuovo inizio, c'è una nuova direzione con la carta del carro, e sento perché è come se doveste trasformarvi da imperatrice a regina di spade per poi trovare l'equilibrio alla fine. Tenete presente che per capire in una situazione c'è sempre come il Tao, no? Il bianco e il nero. Per capire la luce bisogna prima vivere l'ombra. Quindi finché uno non cade non si rende conto di quello che vuole. Ok? Noi qui purtroppo sulla Terra sperimentiamo la vita
con dualità, per sofferenza, cioè noi capiamo quello che vogliamo quando riusciamo ad individuare quello che ci fa soffrire e quello che non vogliamo. Quindi è un po' quel passaggio lì. Andiamo a vedere questa temperanza, perché poi alla fine la temperanza è una carta di guarigione, una carta di riequilibrio. Qui qualche cosa di nuovo mi ritorna alla mamma o la maternità, però ho più la sensazione che sia la propria madre, perché anche qui abbiamo un imperatore, sono due carte che ci parlano di genitori. Comunque ragazzi, abbiamo due carte di allontanamento, di distanza, diciamo così. È come se qua abbiamo un 9 di pentacoli e qua abbiamo un 5 di pentacoli, ok? Questa è una carta di carenza, questa è una carta di abbondanza. Però io qui vedo che la carenza entra nel momento in cui vi decidete a lasciarvi indietro certi modi di pensare, certe situazioni, certe credenze anche, mentre qui è come se ci fosse un'attesa di godersi qualche questione pratica. Sono anche due carte di gravidanza, tra l'altro, fate attenzione perché anche qui abbiamo... adesso arrivo. E quindi abbiamo con questo 10 di spade come la volontà, in un certo senso, di chiudere prima qualche cosa per poi dedicarsi a se stessi. Però qui il punto è che bisogna farlo subito, ya, come dicono in Spagna, ora. E qui sento che alla fine del semestre imparerete a calibrare il tempo per gli altri, il tempo per voi. Questa ferita va riemarginandosi piano piano, c'è come una sorta di riesame interno da fare perché è come se non riusciste a prendere in considerazione tutte le possibilità. Però vi dico, la trasformazione di base qui sarà il prendere una direzione, prendere delle decisioni e tagliare la testa al toro, letteralmente. E qui c'è un nuovo inizio, è un nuovo inizio più equilibrato. C'è anche con l'asso di coppe un'apertura del cuore. Vi dicevo che l'appeso fa riferimento al perdonare, quindi qui ci potrebbe essere anche una fase di perdono di qualcuno che crea una sofferenza o ha creato una sofferenza, per molti una sofferenza familiare, come vi avevo detto. Però qui è un po' come se si trasformasse prima il vostro modo di essere e poi di conseguenza la relazione. Perché qui è ok, allora basta essere madre protettiva, basta essere comprensiva, mi apro, cerco di esserlo, ma non oltremodo. Si tratta proprio di bilanciare la parte femminile di ognuno di noi, padri o madri che siate, uomini o donne che siate, non importa, e la parte un po' più maschile, un po' più mentale, quella che taglia quello che non serve. E qui ce la farete ritrovando così l'equilibrio. Può essere che con questo 5 di pentacoli ci sia qualche cosa da lasciarsi indietro, potrebbe essere che soprattutto se è un allontanamento di tipo proprio fisico, cioè del tipo che vi staccate dall'ambiente familiare o cose di questo genere, ci potrebbe essere qualche perdita di tipo economico, ma tutto sommato, ragazzi, niente di irrecuperabile, ok? Qui la carta principale è la temperanza, si parla proprio di mettere in equilibrio il lato femminile con il lato maschile. Qui lo sento così perché c'è una regina di spade, ok? Molto ha a che vedere o con la madre o con il vostro creare. Vi dicevo, qua abbiamo due carte di bambini, di gravidanza, scusate, più che di bambini. Questa è una carta di bambini. E poi abbiamo l'imperatrice, che è di nuovo una carta di gravidanza. Devo dire che qui si potrebbe trattare, sapete che la parola figlio e la parola progetti nei tarocchi sono interscambiabili, quindi si può trattare di un progetto che state aspettando a manifestare perché magari avete questa situazione familiare un po' così, ma qui si tratta di trovare un ordine tra quello che dovete dedicare alla famiglia e quello che dovete dedicare al vostro lavoro o quello che dovete dedicare a voi stessi. Ma vi dico, tutto questo movimento vi servirà proprio per darvi delle regole, perché la carta dell'imperatore è colui che lavora quotidianamente, costantemente e si dà delle regole che poi mantiene. E così, ragazzi, arriverete a questo fantastico equilibrio o guarigione di cui ci parla la temperanza.
Potrebbero esserci dei viaggi e degli spostamenti nel secondo semestre di breve durata, tipo un fine settimana, cose brevi. Per qualcuno si potrebbe trattare di anche, ragazzi, incontri, vi dico, potrebbe venirvi bene per aiutarvi a orientarvi, parlare con uno psicologo o con uno psichiatra. Guardate, gli psichiatri hanno anche una, almeno quella che seguo io su YouTube, ha una conoscenza da dottoressa chimica proprio di come lavora il cervello, di come lavora la chimica del corpo quando si assume quel cibo. Cioè, è una cosa impressionante, adoro quella donna come spiega. Come si chiama? Marian Rosas, è spagnola, ragazzi. Marian Rosas Estapé. Proprio così come l'ho detto. Se capite lo spagnolo, ma magari ci sono anche i sottotitoli. E spiega benissimo, benissimo. Io ogni volta che ascolto un suo video sono arricchita poi. Andiamo a vedere ancora un oracolo per vedere come conclude la lettura. Lezione di oggi. Nel giorno di oggi pensa a qualcosa di cui il tuo corpo abbia bisogno e di cui ieri non aveva bisogno. Ascolta, osserva e fai attenzione alle tensioni fisiche, emozionali, mentali e psicologiche del tuo organismo. Rispondi, risponde? Rispondi a loro pienamente e coscientemente. Il tuo obiettivo? Prestare attenzione al tuo corpo in tutte le forme possibili. Wow, bella lezione, ragazzi. Andiamo a vedere ancora un messaggio canalizzato di Findorn. Puoi sempre trovare qualcosa per cui rendere grazie e non appena lo farai, enumerando quante benedizioni hai ricevuto, queste aumenteranno ancora. Allora ti renderai conto di quale potenza ti ha benedetto e di quanto davvero tu sia stato colmato di tutte le ricchezze del mondo, perché tutti i tuoi doni buoni e perfetti provengono da Dio. Riceverai secondo quanto dai. Questa è la legge. Wow, legge di compensazione. Va bene, amici dell'Ariete, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o lasciare una donazione, e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail per fissare un appuntamento individuale, oppure potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi auguro una seconda parte del 2024 splendida, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!